Quello che andrete ad ascoltare è il frutto di diverse riletture, analisi e confronti tra il Berserk di Miura e quello di Mori e Studio Gaga. Il perché di un video del genere è presto detto. Rileggendo i capitoli di questa continuazione a mente fredda e senza essere presi dall'emozione per il ritorno del manga, era impossibile non notare tutti gli errori e la mancanza di dettagli che presentano. Già con i video sugli ultimi 2 capitoli c'eravamo mossi per smuovere alcune critiche, e col passare del tempo ci siamo resi conto che sarebbe stato meglio tornare sui propri passi e rielaborare il tutto. Partiamo dal fatto che quando parliamo di Berserk non lo facciamo solo per passione, ma anche per portare una maggiore comprensione dell'opera e della visione di Miura, autore impossibile da rimpiazzare. E purtroppo riconosciamo nel lavoro di Mori e Studio Gaga un calo di qualità riguardante sia la trama che la caratterizzazione dei personaggi. Non intendiamo in alcun modo accanirci con chi si trova dietro questo progetto, ma cercare di far finta che in qualche modo il manga sia rimasto più o meno sullo stesso livello, e che non presenti incongruenze non gioverebbe a nessuno, soprattutto noi lettori. Sia chiaro, non stiamo parlando di piccolezze o gusti personali in fatto di narrazione, ma di errori veri e propri che si riscontrano col mondo descritto da Miura nel dettaglio per ben 41 volumi. Non saranno solo questi errori a portare una nuova luce sul continuo del manga, ma anche le molteplici dichiarazioni ed interviste di Mori. Ci tengo inoltre a precisare che il fatto che Mori fosse il miglior amico di Miura non inficerà assolutamente sul giudizio e l'analisi di questo lavoro, poiché diventerebbe semplicemente una scusa per non vedere in modo critico e oggettivo il lavoro che stanno svolgendo. Ed ora direi di partire dalle interviste di Mori. Durante le interviste per pubblicizzare l'uscita del volume 42, Mori ha detto che la sua idea iniziale, appoggiata dall'editor, era quella di far uscire un libro illustrato, al cui interno raccontava tutto ciò che gli era stato detto da Miura. Questa idea, però, è stata accantonata per 2 motivi. Il primo è che Mori crede di non avere le capacità di creare un mondo fantasy come quello di Berserk. Il secondo, invece, è che sono stati i membri dello studio Gaga a chiedergli di continuare il manga. Mori, rimasto stupito da come avevano portato a termine l'ultimo capitolo di Miura, decise che fossero all'altezza del compito. Ciò che invece non è piaciuto a Mori è il fatto che Akusensha abbia deciso di continuare la serializzazione ininterrottamente e che avrebbe voluto invece separare i 2 lavori. Sta di fatto che, poco dopo, si è tenuto un incontro durato dalle 3 alle 4 ore in cui Mori ha raccontato agli ex assistenti di Miura come la storia sarebbe proseguita, così che sarebbero stati capaci di portarla a termine anche nel caso della sua morte. Quindi adesso Kojimori viene indicato come il supervisore del progetto, mentre lo studio Gaga si occupa dei disegni. Ma definire Mori come un vero e proprio supervisore sarebbe errato. Nelle interviste racconta sempre in modo molto confuso il loro metodo di lavoro e quello che è il suo ruolo. Ad esempio, all'inizio diceva che lui si limita a dire agli assistenti come deve migliorare le pagine sul lato artistico, mentre nell'ultima intervista dice che lavora ogni giorno per decifrare ciò che Miura gli aveva raccontato. Sta di fatto che è il capo assistente Kurosaki a disegnare le bozze e a scrivere i dialoghi, rendendolo quindi l'effettivo mangaka a capo del progetto, mentre Mori sarebbe più una sorta di consulente che cerca di ricordarsi i più dettagli possibili. Ma adesso arrivano i veri problemi. Nella sua intervista più recente, Mori dice che con le informazioni in loro possesso, ogni volta che scrivono un capitolo, la storia non ha alcun senso e che ha bisogno di chiamare le altre persone coinvolte per rafforzare il lavoro originale. C'è anche da considerare il fatto che, con alte probabilità, Studio Gaga abbia ancora meno informazioni di Mori. Sia Miura che i suoi assistenti hanno ribadito più volte quanto poco il sensei li lasciasse contribuire alla creazione del manga, non solo dal lato del disegno. Addirittura, in certi periodi Miura nemmeno li chiamava per lavorare e faceva tutto da sé. L'unica cosa che siamo sicuri Miura abbia raccontato loro è il finale del manga, che il capo assistente Kurosaki ha confermato essere lo stesso di cui Mori è a conoscenza. La dichiarazione forse più sconcertante rilasciata da Mori è quella in cui afferma che ci sono molti problemi da risolvere per quanto riguarda le cose su cui Miura non aveva ancora deciso, e che si collegano alla parte di storia su cui stanno lavorando adesso.
Quindi non solo non hanno abbastanza informazioni per portare avanti il manga come voleva Miura, ma devono anche decidere al posto suo quali elementi aggiungere o no. La cosa più preoccupante è che non sappiamo su che basi conducano queste scelte, ma il fatto che non conoscano bene il mondo di Berserk e le sue regole, come vedremo più avanti, non è di sicuro un buon segno. Ricordiamoci che Mori stesso ha detto che non sarebbe mai capace di creare un mondo fantasy come quello di Berserk, quindi su che base pensa di poter capire quali scelte avrebbe fatto Miura? Tutto questo contraddice le varie promesse che Mori aveva fatto all'annuncio della ripresa della serializzazione, di cui ora riporto la traduzione. Scriverò solo i capitoli di cui Miura mi ha parlato. Non arricchirò nulla. Non scriverò i capitoli che non mi ricordo chiaramente. Scriverò solo i dialoghi e le storie che Miura mi ha descritto. Ovviamente non sarà perfetto. Comunque penso di poter più o meno riuscire a raccontare la storia che voleva Miura. Mori ha inoltre ribadito più volte di sapere più o meno quanto tempo, secondo lui meno di 10 anni, e volumi ci vorranno per portare a termine la storia. Ma queste dichiarazioni coincidono con l'aumento delle pause tra un capitolo e l'altro, che è di 3 o 4 mesi circa. Questo cosa potrebbe significare? Che avremo meno volumi del previsto? O forse questa lentezza è data solo dalle difficoltà che stanno incontrando? Detto questo, ora direi di spostarci sul manga e sui molteplici errori che riguardano purtroppo quasi ogni aspetto di Berserk. Direi che sia più che adeguato partire dal protagonista della storia. Sarò molto duro nel dirvi questo. La condizione in cui Guts si trova adesso non solo non è in linea con il personaggio, ma è anche esagerata in modo abbastanza comico e ignora volutamente alcuni discorsi che Miura aveva lasciato in sospeso. Partiamo con ordine. La caratterizzazione del personaggio in questi capitoli non funziona non solo perché va contro tutto ciò che Guts rappresenta, ma anche perché lo fa regredire in modo forzato. Insomma, non vi sembra assurdo che dopo tutto quello che è successo, lui non riesca a pensare ad altro che la spada? Perché non parla di Casca o del bambino? Sembra proprio che Studio Gaga stia ignorando tutti gli altri eventi per concentrarsi solo sul rapporto tra Guts e la Mazza Draghi, ma falliscono anche sotto questo aspetto. In primo luogo, il legame tra Guts e la spada non è più lo stesso di quando era un bambino che aveva perso tutto, si è anzi affievolito in favore di quello con i suoi compagni. Questo processo è iniziato a metà del manga, nel volume 23, quando Guts e Puck viaggiano insieme a Casca per portarla sull'isola degli Elfi. In questo volume, Guts stesso definisce la sua spada come un fardello che si fa sempre più pesante, e quando Farnese, Serpico e Isidoro si offrono di accompagnarlo, accetta il loro aiuto, perché ha capito di non poter fare questo viaggio da solo e prendersi cura della donna marchiata. Nel volume 26, invece, Guts si rende conto del fatto di avere nuovamente dei compagni, e abbiamo addirittura un paragone con la vecchia squadra dei Falchi. Da questi volumi in poi, la spada non ha più avuto un ruolo importante per lo spadaccino nero, ed è invece stata sostituita dall'armatura del Berserk, per via del pericolo che quest'ultima rappresenta a causa della bestia. Come ho accennato prima, persino il modo in cui Studio Gaga ha scelto di concentrarsi sulla spada lascia molto a desiderare, dato che nel monologo del capitolo 370 viene lasciato intendere che Guts la stia incolpando per ciò che è successo sull'isola, invece di prendersi le sue responsabilità. Il breve monologo che ha non lascia spazio ad altre interpretazioni. Ma è stato lui a scegliere di scagliarsi subito contro il falco invece di proteggere Casca, e sapeva benissimo che Griffith non può essere toccato, secondo quello che gli aveva detto il Cavaliere del Teschio nel volume 28. Con questo non voglio dire che la reazione di Guts alla rivelazione di Griffith sia errata, assolutamente, ma bisogna ammettere che, nel corso di questi 5 capitoli, lo stato in cui si trova Guts non è stato per niente esplorato come si deve, e viene mostrato in un modo troppo esagerato, nonostante l'evento non sia nemmeno paragonabile a qualcosa come l'Eclissi. In un momento come questo, Guts non dovrebbe rimuginare sul fatto che il viaggio intrapreso sia stato inutile, anche perché a conti fatti non lo è stato, ma dovrebbe invece affidarsi ai suoi compagni per salvare la sua amata. La situazione in cui si trova è diventata, a lungo andare, stucchevole e a tratti involontariamente comica. Voglio dire, Guts nel corso di pochi capitoli è caduto di faccia sul pavimento così tante volte che rischia di diventare il nuovo Mozgus. Stanno continuamente umiliando il personaggio per forzare una precisa reazione del lettore alla sua condizione, come ad esempio nell'ultimo capitolo, dove un soldato Kushan tira, senza alcun motivo, la catena che ha appositamente arrotolato attorno alla sua caviglia.
Non voglio assolutamente negare che gli eventi di questi nuovi capitoli avrebbero avuto un grande effetto sul protagonista, ma un cambiamento così immediato nel suo comportamento, seguito da questi momenti di umiliazione, non è affatto nello stile di Miura. Ma quali sono invece i discorsi lasciati in sospeso dal sensei riguardo il protagonista e gli eventi che avrebbe mostrato? Partendo dai momenti più recenti, l'ultimo discorso che Guts ha avuto con Gatfring era un avvertimento non solo per quello che sarebbe accaduto di lì a poco, ma anche per il lontano futuro. Ecco perché dico che dovresti decidere cosa vuoi che diventi la tua rabbia. Il respiro che dà vita al tuo corpo o il fuoco che ti brucerà. E questo si lega anche all'avvertimento che il Cavaliere del Teschio gli aveva dato sulla spiaggia. Proteggere o sfidare? È questo che dovrai continuare a domandare alla tua anima. Sappiamo benissimo che cosa ha scelto Guts, ma come ho già detto, si è deresponsabilizzato per incolpare la spada. La presenza di Zod nei primi capitoli risulta piuttosto superflua, se non inutile. Tralasciando lo scontro, tra molte virgolette, contro Guts che dura solo 2 pagine, Griffith non aveva alcun motivo per farlo arrivare sull'isola, anche perché poteva benissimo fuggire da solo. È ovvio l'intento di richiamare la scena del cimitero delle spade nel volume 22, ma qui la situazione è completamente diversa. Nel volume 22, Griffith fugge con Zod perché non intende trasformarsi in Femto di fronte a Rickert, che non aveva idea di cosa fosse successo durante l'eclissi e che addirittura credeva il falco morto. Griffith vuole mantenere la sua figura da umano in mezzo agli altri, e con Rickert l'ha fatto per convincerlo a riaverlo al suo fianco. Sull'isola, invece, i maghi e i compagni di Guts sanno benissimo che Griffith in realtà è un membro della Mano di Dio, quindi non ha senso che lui tenti di celare la sua vera identità facendosi accompagnare da Zod. Tra l'altro, come ha fatto Zod a raggiungere l'isola usando i rami? Nel volume 40 viene spiegato da Sonia che solo lei e Griffith sono in grado di navigare all'interno di essi e che senza la loro guida i soldati, sia umani che non, si perderebbero al loro interno. Viene inoltre fatto intendere che gli apostoli possono usarlo solo se in forma umana. In questi nuovi capitoli, invece, Zod giunge sull'isola da solo ed è capace di entrare nei rami in forma di apostolo. Qualcuno potrebbe pensare che sia stato guidato telepaticamente da Sonia, ma quel tipo di comunicazione non ha un raggio infinito e l'isola degli Elfi è troppo lontana da Falconia per renderla possibile. E rimanendo in tema Falconia, Mori e Studio Gaga si sono presi la libertà di farla diventare una città costale nel capitolo 371. Giusto per rinfrescarvi la memoria, Falconia è la capitale del vecchio imperatore Gaiseric e un tempo aveva il nome di Midland proprio perché era situata nel mezzo del continente, lontano dal mare. Dopo il suo crollo c'è stata costruita sopra Windham, città che abbiamo esplorato in lungo e in largo durante l'epoca d'oro, e poi non c'è mai stata mostrata alcuna flotta reale. Questa è una palese scorciatoia per far arrivare Guts e il gruppo a Falconia via mare quando sarà il momento. Ora è il momento di parlare più approfonditamente di un argomento già introdotto nel video sul capitolo 374, ovvero la magia e la sparizione delle creature dell'isola. Sia nel capitolo 374 che in quello precedente ci viene detto che i maghi hanno perso i loro poteri con la sparizione dell'isola. Come detto nel video analisi sul suddetto capitolo, che vi consiglio di recuperare, la magia non è una cosa che può essere tolta o data a un individuo, poiché essa è frutto di studio e pratica nell'avere un rapporto col mondo astrale che altrimenti non sarebbe possibile. Trovo inoltre molto brutto il modo in cui Studio Gaga e Mori hanno praticamente messo bianco su nero che i maghi saranno personaggi inutili, e forse nemmeno approfonditi, quando hanno fatto dire a uno dei maghi che a nessuno di loro piace combattere. Ci sono stati alcuni commenti sotto il video del capitolo 374 che hanno provato a dare delle spiegazioni a queste incongruenze, e qui darò delle risposte più esaustive sul perché quelle teorie non funzionano. La prima è che i maghi non riescono ad usare la magia perché, essendo legati all'albero, la sua distruzione li ha scombussolati, ma presto si riprenderanno da quello che è accaduto, al contrario di Shirke che invece, quando l'albero di Flora è stato distrutto, è riuscita a mantenere le sue abilità perché è allenata da Flora e dall'esperienza con i troll. Il motivo per cui questa teoria non funziona è che i maghi si trovano nei pressi di questi alberi per studiarli più da vicino e capire il loro legame con l'albero del mondo, e non solo per attingere al mondo astrale.
Inoltre, Griffith, con l'onda del mondo astrale, ha fatto in modo che non ci fossero più confini tra i diversi piani astrali, quindi i luoghi in cui si trovano alberi spirituali non sono più così differenti dal mondo esterno, e i maghi dovrebbero essere capaci di attingere alla magia con altrettanta facilità. Altro motivo per cui i maghi non si riprenderanno tanto in fretta è che dicono chiaramente di aver perso i poteri, ed è un dialogo molto diretto, ripetuto 2 volte con le stesse parole, che non dà più spunti di lettura. E poi, dire che Shilk non aveva subito niente del genere per via delle sue esperienze presuppone il fatto che i maghi dell'isola non abbiano mai combattuto in vita loro, cosa impossibile, data la presenza di personaggi come Gatfring, che hanno più di 1000 anni e che non hanno vissuto solo sull'isola. Gli unici personaggi che sappiamo non abbiano mai messo piede fuori da Skellig sono gli apprendisti, e lo dicono loro stessi, mentre sui guru sappiamo ancora ben poco. E a proposito dei guru, come hanno fatto a non accorgersi della presenza di Griffith in tempo per contrattaccare? D'altronde sappiamo che loro hanno la capacità di percepire l'odd di tutti gli esseri viventi, come abbiamo visto molteplici volte con Shirke, e che i guru sono in grado di lanciare incantesimi molto complicati in pochissimo tempo. E la situazione peggiora se ci ricordiamo che nel volume 28 il Cavaliere del Teschio aveva detto che per Griffith i maghi più potenti rappresentano il pericolo più grande di tutti. Invece qui li vediamo presi alla sprovvista, incapaci di difendersi. Dubito fortemente che Miura avesse in mente di presentare questi personaggi come incredibilmente forti, solo per poi renderli praticamente inutili. Per tutto il tempo che il gruppo è stato in mare, avrebbero potuto spiegare per filo e per segno quello che è accaduto su Skellig, ma così non è stato. A proposito del Cavaliere, anche il suo comportamento non si allinea con ciò che ha detto nel volume 41, ovvero che lui ha un unico obiettivo nella vita, cioè quello di uccidere i membri della mano di Dio. Eppure, nel capitolo 368 difende Danan e gli altri da quella melma nera invece di scagliarsi contro Femto, nonostante Isidoro abbia l'arma perfetta per proteggere il gruppo. E persino dopo averli salvati rimane a combattere senza motivo contro quella melma. È come se il team avesse evitato in tutti i modi di farlo prendere parte a uno degli scontri più importanti della serie. Ora invece direi di parlare dell'evento più importante di questi capitoli, ovvero la sparizione delle creature astrali dell'isola e non solo. Molti paragonano questo evento al flashback di Guts che vediamo nel volume 37 con lo spirito del fiore Squitty, ma in realtà sono due situazioni completamente differenti. Per quanto riguarda Squitty, sappiamo benissimo che lei era legata al fiore perché è lei stessa a dircelo, mentre per le creature dell'isola questa cosa non viene nemmeno accennata, e per 2 motivi. Il primo è che gli alberi spirituali non hanno la funzione di ancorare le vite delle creature astrali ad essi, permettendo loro di esistere nel mondo fisico, ma quella di impedire ai rami dell'albero del mondo di espandere le sue radici per tutto il globo. Viene proprio detto nel volume 39 che fungono da parassiti. Il secondo è che sappiamo che le stesse creature che si trovano sull'isola esistono al di fuori di essa, esattamente come vediamo nel volume 34, quindi non c'è motivo per cui le creature di Skellig non possano esistere al di fuori di essa. Tra le cose che hanno lasciato più perplessi i lettori in questi capitoli c'è anche la scomparsa di Isma e delle sirene. Il motivo per cui la sua scomparsa non ha senso è anche il più semplice. Isma è un personaggio che è stato appena introdotto e che non ha avuto un grande sviluppo. Conoscendo lo stile di Miura, è difficile credere che abbia creato un personaggio del genere per poi farlo sparire subito. L'altro motivo è che lei non è mai stata un abitante dell'isola, quindi non è in alcun modo legata a quel posto, proprio come le altre sirene. Quindi, anche se prendessimo per corretto ciò che accade in questi capitoli, questa incongruenza rimane. Sempre legata a questo argomento, c'è una frase in particolare che non fa altro che aggiungere ancora più problemi a questa situazione. Serpico dice che loro non hanno subito ripercussioni dall'evento perché l'isola li considerava degli estranei. In realtà, nell'ultimo capitolo scritto da Miura, viene detto l'esatto contrario, almeno per quanto riguarda Casca, Shirke e Farnese. Danan dice proprio a loro: «Voi 3 avete completato il rituale per diventare abitanti di quest'isola. Adesso tutti qui vi accettano». Quindi, com'è possibile che Farnese e Shirke non abbiano perso i loro poteri se adesso facevano parte di Elfhelm tanto quanto gli altri maghi? Questo semplicemente rafforza l'idea che abbiano voluto mettere fuori gioco i guru perché non hanno la più pallida idea di come gestirli. Tornando sul tema delle creature, una teoria che gira riguardo Puck e Ivarella è che i 2 elfi si siano legati all'ammazzadraghi o al marchio impresso su Graz e Casca.
So che sarò ripetitivo, ma ora i piani astrali si sono fusi con quello fisico, quindi non sarebbero dovuti sparire a prescindere. L'altra teoria prevede che anche loro siano spariti, ma che per qualche ragione non se ne siano accorti, visto che nessuno interagisce con loro. Per me la spiegazione a questa situazione è molto più semplice e anche forse pessimista, ma il motivo per cui nessuno parla ai due elfi è che il team non sa come scrivere questi personaggi, soprattutto Puck. Per me ciò che lo rende piuttosto plateale è soprattutto l'ultimo capitolo. Puck vede Guts steso a terra, incapace di muoversi, e lui non reagisce in alcun modo. Mi è capitato di leggere tutto e di più su questa scena, come ad esempio il fatto che Puck non faccia niente perché è abituato a vedere lo spadaccino così, ma non c'è nulla di più falso. Per tutti gli anni che hanno viaggiato insieme, Puck non ha mai avuto a che fare con un Guts completamente inerme dal punto di vista psicologico. Sappiamo anche che gli elfi sono tra le creature più empatiche che abbiamo mai incontrato in questo mondo e che sono capaci di leggere le emozioni degli altri così approfonditamente che possono esserci delle conseguenze a livello fisico. La scena avrebbe sicuramente acquisito più importanza se Puck fosse tornato ad usare i suoi poteri da elfo. È anche piuttosto strano che non abbia proferito parola riguardo la sparizione della sua famiglia o di quella di tutti gli abitanti dell'isola. Anzi, è incredibile come nessuno abbia detto niente al riguardo. Ma se anche questo colpo di scena si rivelasse vero, come avrebbero fatto a non accorgersene prima? Davvero nessuno li ha nominati in tutti questi giorni? Sarebbe alquanto strano se così fosse. Un altro elemento che mostra le lacune del team sul funzionamento della magia è il rituale che Shirke esegue nel capitolo 373. La strega dice di aver bisogno dell'attenzione di tutto l'equipaggio perché persino chi non studia la magia può contribuirvi, ma non poteva dire cosa più falsa. Non solo questo concetto non è mai stato mostrato, o anche solo accennato nel manga, ma va contro le regole stabilite da Miura. Chi non comprende appieno il mondo astrale non può interagirvi se non tramite oggetti speciali, come la spada di Serpico, che però non ha una funzione diversa da quella di altre armi. La prova più importante per capirlo è proprio che, nonostante l'attenzione della ciurma si sia spostata verso l'abbordaggio in corso, il suo rituale stia continuando indisturbato. Non viene nemmeno spiegato esattamente in cosa consista questo rituale. Serpico dice che Shirke intende espandere la sua coscienza e i suoi poteri cognitivi, qualunque cosa questo significhi, ma di fatto la vediamo semplicemente usare il suo corpo di luce. E stranamente rimane sorpresa del fatto che i rami dell'albero del mondo conducano al suo tronco. Bisogna anche aggiungere che in realtà non c'era alcun bisogno di questo rituale, visto che il gruppo era già a conoscenza di Falconia e dell'albero del mondo. È stato proprio Gatefring a dire loro che la capitale riemersa è il posto più sicuro per tutta l'umanità e che l'albero si trova proprio lì a causa di ciò che ha fatto il falco. In pratica, il rituale è servito solo come scusa per avere l'equipaggio colto di sorpresa dai Kushan, dato che, se avessero avuto la possibilità di difendersi, ci sarebbero riusciti senza problemi. Miura ha letteralmente passato anni a mostrare quanto questa ciurma fosse pronta ad ogni evenienza, ma ora, come altri personaggi, sono stati residenti e goffi. La stessa cosa può essere detta di Serpico, che stranamente dimentica di usare l'arma quando è circondato dalla melma o di portarla appresso mentre sono in mare, dove hanno già incontrato molteplici pericoli in precedenza. Anche Azan ha subito lo stesso trattamento, visto che è stato ridotto ad un ubriacone che non sa distinguere un invasore da un compagno di viaggio. Questo mi porta ad un'ipotesi, ovvero che originariamente anche Guts in qualche modo avrebbe dovuto comprendere che il bambino della luna sia suo figlio, e con l'aiuto del cavaliere del teschio avrebbe capito che quel bambino ha sempre protetto i suoi genitori, e che quindi avrà di sicuro portato Casca in un luogo sicuro. Dopo questo, il gruppo sarebbe partito per tornare al continente, e lì, dopo aver visto come è cambiato drasticamente il mondo, si sarebbero incontrati con Rickert e i Barchilaka per andare al loro villaggio nascosto. Ma sembra proprio che Mori e Studio Gaga abbiano deciso di non includerlo, saltando quindi sviluppi che sarebbero stati cruciali, anche se non sappiamo esattamente cosa avrebbero fatto una volta giunti lì. Se volete sapere di più al riguardo, vi rimando all'analisi del capitolo 375. A questo punto del video, dopo aver parlato degli errori in relazione al lavoro di Miura, illustrerò i problemi dello stile narrativo di Studio Gaga per vedere che impatto hanno questi capitoli anche presi in maniera a sé stante. Per cominciare, nel capitolo 371 vediamo Shirke assistere al collasso mentale di Guts, ma dagli ultimi capitoli si evince che non abbia parlato della cosa agli altri, data la loro reazione al suo stato.
Non solo questo non ha senso per il personaggio di Shirke, che si è sempre presa cura dello spadaccino nero, ma rende anche piuttosto superfluo tutto il capitolo. Perché hanno scelto di mostrare questa scena per più pagine, se poi non ci sono delle conseguenze? E dagli ultimi capitoli si evince anche che, da quando si è rinchiusa in quella stanza, nessuno sia andato più a controllarlo. Pure i ricordi che cazza della Mazzadraghi in questo capitolo sono solo una reiterazione di ciò che vediamo in quello precedente. L'unica cosa nuova che vediamo è la bestia che spezza le catene, cosa che poteva essere tranquillamente mostrata nel capitolo prima. Per sottolineare ancora di più quanto questo capitolo sia tutto sommato superfluo, Kurosaki stesso in un tweet aveva dichiarato che questo capitolo era stato pensato solo in seguito come climax del capitolo dell'Isola degli Elfi, nonostante fosse già stato annunciato che i precedenti 6 capitoli avrebbero dovuto ricoprire quel ruolo. Questa cosa aveva causato non poco confusione, e ancora oggi mi chiedo a cosa fosse servito dare un numero preciso di capitoli se poi non sono riusciti a rispettarlo. Il capitolo 374 è forse la prova più lampante della fatica del team nell'approccio allo storytelling, dato che è pieno di situazioni potenzialmente interessanti che però vengono risolte fuori campo. Nelle prime pagine ci vengono mostrati Isidoro e Serpico che tentano la fuga, ma poco dopo li vediamo insieme agli altri, senza sapere come o quando siano stati catturati. E la stessa cosa si può dire dell'equipaggio di Roderick. In una vignetta li vediamo lottare con i Kushan mentre cercano di difendere i maghi, e dopo qualche pagina li ritroviamo legati. E al posto di spiegare come tutto questo sia accaduto, quelli di Studio Gaga decidono di concentrarsi per ben 5 pagine, cioè un quarto del capitolo, sui Kushan, che fissano Guts per una scena che poteva benissimo durare una sola pagina. In pratica, le uniche 2 pagine utili di questo capitolo sono le ultime 2, dove vediamo Guts camminare e l'introduzione di Rickert. Questa cosa dovrebbe farvi riflettere sull'abissale differenza tra il modo di raccontare di Miura e quello di Studio Gaga. Miura in 21 pagine era capace di inserire una grande quantità di dettagli, tra interazioni memorabili fra i personaggi e nuove informazioni riguardo il mondo. Ora invece con Studio Gaga è possibile saltare molteplici pagine o interi capitoli che è evidente servano solo da riempitivo. Anche la gestione dei Kushan lascia molto a desiderare, visto che hanno provato di tutto per renderli artificialmente inquietanti, tra occhi completamente bianchi, espressioni esagerate e leccate alle loro armi. Tutti questi elementi sono stati inseriti per trasmettere della tensione che in realtà non c'è, anche perché il loro comportamento non è affatto così minaccioso. Insomma, la prima cosa che vediamo loro fare alla fine del capitolo 373 è catturare chiunque vedano. Non c'è il minimo segno di violenza, quindi il loro obiettivo è già chiaro. Il capitolo seguente non fa altro che reiterare questa cosa, senza aggiungere nulla di nuovo. Questo tentativo viene perpetrato fino all'ultimo capitolo, quando Rickert ordina loro di slegare l'equipaggio, dove c'è questa vignetta in cui tutti estraggono minacciosamente un coltello. Mi sembra impossibile che un lettore possa davvero pensare che Rickert possa dire ai soldati di uccidere quelle persone, quindi non c'è davvero alcun motivo di dipingere questa scena in modo così sinistro. Ora sposterei l'attenzione proprio sull'ex membro della squadra dei Falchi. Possibile che non sia rimasto nemmeno un po' preoccupato nel vedere Guts in quello stato, o per l'assenza di Casca? La sua non reazione risulta ancora di più fuori luogo se ci ricordiamo cosa aveva detto riguardo i 2 marchiati quando stava a Falconia. Sono certo che da qualche parte starà ancora lottando per sopravvivere assieme a lei. Sarebbe bastato anche solo avere qualche pensiero o monologo interiore a riguardo. Sembra che con la bestia vogliano introdurre un cambiamento piuttosto importante per quanto riguarda l'armatura e la già precaria condizione fisica di Guts, ma non sappiano bene come fare, e il tutto risulta come uno strano avanti e indietro che non porta a nulla di concreto. Giusto per ricapitolare, nel capitolo 371 la bestia rompe le catene. Nel 373 si prende gioco di Guts, usando tra l'altro dei dialoghi copiati e incollati dal volume 26, senza introdurre quindi niente di nuovo, e nel 374 viene rimessa in catene. Non è chiaro come la situazione dovrebbe evolversi, e questi momenti non aiutano certo nella comprensione. Ci sarebbe però da fare una precisazione non poco importante su che cosa rappresentino esattamente quelle catene. Quelle che tengono a bada la bestia rappresentano i compagni di Guts, come essa stessa dice nel volume 33. I tuoi nuovi compagni, coloro che proteggi, calde luci. Per ora va bene, aggrappati a quelle insignificanti catene. Ma più si avvicineranno a te, più sarai legato a loro, più si avvicineranno
alla morte. E un giorno verranno schiacciati e fatti a pezzi, proprio come durante quell'eclissi. Fa di loro tesoro, così che tu non possa perderli. Per farla breve, solo uccidendo quelle persone la bestia potrà davvero prendere il controllo spezzando quelle catene. Ergo, quello che avviene nel capitolo 371 sembra essere un'incomprensione di quello che Miura aveva stabilito. Sarebbe stato molto più interessante e coerente se il cambiamento di Guts avesse avuto degli effetti pure su di lei, anche a livello di design, così da indebolirli entrambi. D'altronde, essa si nutre della rabbia e sete di vendetta di Guts, che ora sono completamente assenti. Ora invece direi di passare a dei dettagli più piccoli, e su cui non ci saranno molte parole da spendere sopra, ma che denotano comunque una mancanza di dettagli e coerenza narrativa tra un capitolo e l'altro, e non solo. Nel capitolo 368 vediamo le sirene dire a Roderick che hanno inviato un messaggero al villaggio per avvisare gli abitanti della catastrofe imminente. Ma questo messaggero chi è? La risposta è che non lo sappiamo, perché non lo abbiamo mai visto. Durante la fuga dei maghi non vediamo nessun personaggio in particolare o diverso dal solito, quindi a cosa è servito aggiungere questo elemento? I dialoghi dei Kushan nel capitolo 374 non hanno senso, sono solo caratteri in sanscrito copiati e incollati a caso dal volume 23. Ma in quel volume sia la traduzione che il dialogo in lingua originale sono accurati, persino su rivista. Vorrei ricordarvi che la pausa che c'è stata tra questo capitolo e il precedente è stata di ben 4 mesi, quindi avrebbero avuto tutto il tempo del mondo per chiamare un traduttore e scrivere dei dialoghi di senso compiuto. È una cosa che può essere sistemata per l'uscita del volume 43? Certo, ma considerando la fretta con cui intendono portare la storia alla fine, tornare indietro e inventarsi da zero dei dialoghi che devono essere tradotti potrebbe portare loro via del tempo. Daiba nell'ultimo capitolo si riferisce a Guts come Durga, quando in realtà, durante il loro primo scontro, l'ha chiamato guerriero della dea folle Durga. È come se più o meno si ricordassero della scena presente nel volume 31, ma non si fossero presi la briga di controllare se quello che avevano scritto fosse giusto o meno. Per ultimo, ma non meno importante, vi parlerò di come questa continuazione viene recepita in Giappone, essendo proprio quello il pubblico di riferimento, che ha anche una maggiore comprensione dell'opera grazie a molteplici interviste da noi inedite e un'ovvia assenza di errori di traduzione. Per farla in breve, il lavoro di Kojimori e Studio Gaga è considerato, da una parte del pubblico giapponese, come insufficiente e irrispettoso nei confronti di Miura. Oltre a questo, la rivista Young Animal, dove vengono pubblicati i singoli capitoli, vende sempre meno copie. Sono passati dalla vendita di 63.000 copie nel secondo trimestre del 2022, ovvero quando il manga è stato ripreso, a quasi 45.000 nel terzo trimestre del 2023, quando è uscito il capitolo 374. Ancora non sono disponibili i dati per l'ultimo trimestre dell'anno scorso, quindi per il momento non possiamo sapere quante copie hanno venduto i numeri in cui si trova l'ultimo capitolo. Questo è un dato importante, dato che Berserk è sempre stato il titolo di punta della rivista. Mori stesso ha detto che a volte ricevono lettere in cui i fan dicono di non voler leggere questo finto Berserk, mentre ricevono più supporto, comunque non monetario, dall'estero. Ora, dopo aver elencato ed analizzato tutti questi difetti, qualcuno si starà chiedendo se abbiamo ancora intenzione di portare analisi sui prossimi capitoli, e posso già dirvi che la risposta è sì. Questo video non nasce da un desiderio di allontanare i lettori da questa continuazione, ma di rendere tutti più consapevoli di ciò che è effettivamente il lavoro di Kojimori e Studio Gaga. Quindi, d'ora in poi le analisi che porteremo saranno ancora più approfondite, con critiche dove necessario, molto più pungenti, e che mancano nei video di altri canali, sia italiani che esteri, che invece sembrano ignorare i veri problemi di questo progetto. Il nostro compito sarà soprattutto quello di estrapolare, dove possibile, le idee di Miura, fossero anche solo un eco distante, così da integrarle al suo capolavoro e la sua poetica. Qui Mori si sta probabilmente riferendo agli ex assistenti di Miura, ma questa dichiarazione è piuttosto vaga. Io continuerò comunque sempre a dire grazie a Kojimori e a Studio Gaga per aver continuato a portare avanti questo progetto. Quando il maestro Kentaro Miura venne a mancare, umanamente ovviamente mi sentivo afflitto, però sarebbe anche stupido dire che un po' di amarezza per il fatto che Berserk non sarebbe potuto più continuare
ce l'avevo, come d'altronde, ammettiamolo, ce l'avevamo un po' tutti. Il fatto che Berserk ora sta proseguendo mi rincuora, mi rincresce anche che ci siano degli errori, ma sono inevitabili da un certo punto di vista, dobbiamo anche ammetterlo. Detto ciò, spero che il video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo non domenica, ci vediamo giovedì per il video di fine mese. E come sempre, buona vita a tutti.